Le apparizioni di Taquari. Nel pittoresco quartiere Rincón San José, situato a 6 km dalla parte più urbanizzata della città di Taquari, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, si manifestò un evento straordinario che avrebbe cambiato la vita dei presenti per sempre. Fu il giovedì 24 marzo 1988 quando, accanto all'albero conosciuto come Chá de Bagre, un luogo immerso nella tranquillità della natura, il giovane Volney Quadros da Silva, allora undicenne, ebbe la prima visione della Nostra Signora dell'Assunzione. Il giorno successivo, venerdì 25 marzo, coincidente con la festa dell'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Madonna secondo il calendario liturgico cattolico, altri bambini e giovani si unirono a Volney nell'esperienza straordinaria dell'apparizione della Vergine Maria. Fu un momento di profonda spiritualità e misticismo, che avrebbe presto attirato l'attenzione e la devozione di numerosi fedeli. Questi eventi, che ebbero luogo in un contesto così suggestivo e significativo, segnarono l'inizio di una serie di apparizioni che avrebbero trasformato la vita della comunità locale e avuto un impatto duraturo sulla fede e la devozione dei credenti. La presenza e il messaggio della Nostra Signora dell'Assunzione a Taquari divennero una fonte di ispirazione e conforto per migliaia di persone, che giunsero da ogni parte in cerca di consolazione spirituale e speranza. Il 24 marzo 1988, mentre Volney giocava con il cugino dietro alla cappella accanto alla scuola, vide una figura avvolta nella nebbia su un cespuglio, identificata come una donna, accanto al Chá de Bagre. I suoi parenti lo consigliarono di tacere sulla visione. Il giorno successivo, il 25 marzo 1988, Volney tornò con alcuni amici e vide la Beata Vergine Maria sull'alberello, avvolta in una nuvola luminosa. Inizialmente spaventati, i bambini furono rassicurati dal gesto della Madonna che li invitava ad avvicinarsi. Uno dei bambini presenti, Alex, che non aveva legami familiari nel paese ma lavorava al mercato comunitario, fu scelto dal cielo e si avvicinò molto alla Madonna. Trasmettendo un messaggio a tutti, disse: Io sono Nostra Signora dell'Assunzione. Voglio il bene per tutti. Voglio la pace tra gli uomini. Cerca la mia immagine nella matrice della città. Qui nella cappella c'è il mio posto. La comunità, intanto, aveva portato l'immagine della Vergine per la processione di San Giuseppe in città. In altre parole, durante la festa patronale, la chiesa principale, conosciuta anche come Chiesa della Matrice in Brasile, era dedicata a San Giuseppe, e durante questa celebrazione, tutte le altre immagini dei santi patroni di ogni comunità o cappella legata alla Matrice erano portate in processione. I membri della comunità di Nostra Signora dell'Assunzione avevano temporaneamente rimosso l'immagine della Vergine per partecipare alla ricerca durante la settimana. Dopo questo evento, si svolse una serie di veglie notturne estatiche, con bambini veggenti e messaggi della Madonna. La notizia si diffuse rapidamente, attirando l'attenzione dei media locali, statali e nazionali, così come di visitatori, curiosi e professionisti di varie discipline, tra cui carismatici, psicologi, sociologi e parapsicologi. Dal 24 marzo al sabato di Alleluia del 1988, che cadde il 2 aprile, la comunità di Rincón de San José vive un periodo di fervente eccitazione, amplificato dalla copertura mediatica locale e statale che continua a seguire l'evento con reportage sensazionalistici e interviste ai bambini veggenti e alle autorità ecclesiastiche presenti. Tuttavia, l'eco di questo evento supera i confini dei giornali locali e regionali, raggiungendo la stampa nazionale. Le apparizioni vengono così riportate sulle pagine della rivista Manchete, nel programma fantastico della Rede Globo, su Veia e sui principali quotidiani del Brasile. Nel pomeriggio del 31 marzo, che era giovedì santo, i veggenti, sia all'esterno che all'interno della cappella, avvertirono la presenza di Satana che circondava il luogo e cercava di influenzare i cuori delle persone. Tuttavia, in quel giorno, la certezza della presenza della Beata Vergine Maria accese una fiamma nei cuori di molti, e capirono che stavano iniziando una dura battaglia tra la Madonna, loro stessi e il diavolo. Inoltre, la Beata Vergine mostrò l'inferno in visione ai bambini presenti.
Attraverso il veggente, Alex, fu annunciato che sarebbe stato dato un segno della sua presenza a tutti durante il sabato di Alleluia. Pochi giorni dopo, i bambini ebbero una visione del paradiso. Fu in quel giorno che il rosario iniziò ad essere utilizzato a Taquari come segno di devozione alla Madonna e alla croce, considerato protezione e liberazione. La preghiera del rosario avrebbe infuso il popolo con la forza di Dio. Da quel momento in poi, il rosario cominciò ad essere recitato anche nella cappella e divenne una pratica costante, da non dimenticare mai. Alcuni racconti e testimonianze riguardavano la manifestazione del diavolo nel tentativo di interferire con il piano della Beata Vergine in quel luogo. Tuttavia, tutto ciò accadde per volontà di Dio, per mostrare all'umanità che il male è reale, che l'inferno esiste e che coloro che non pregano con il cuore rimarranno sempre esposti agli inganni del maligno. Riguardo alle minacce del maligno, Volney raccontò così: eravamo tutti riuniti in chiesa, intenti a pregare. Improvvisamente, uno dei veggenti cadde a terra svenuto, mentre l'altro accanto a lui cominciò a dire: "È qui, è qui". Le porte della chiesa si aprirono e sembrava esserci un vortice all'interno. Le sedie giravano, il vento era forte. Anche se personalmente non ho visto né sentito nulla di diverso, non riuscivo a vedere. Poi, in un attimo, il vento all'interno della chiesa fece cadere tutto a terra, vasi, fiori e altro ancora. Tutti gridavano: "È qui, è qui". La presenza del maligno è stata confermata anche da Nilda Pereira, la principale veggente e coordinatrice delle preghiere quotidiane al santuario, che comunica con la Vergine attraverso locuzioni interiori. Racconta che alcuni bambini avevano avvistato il diavolo mentre guardavano fuori dalla finestra. I bambini gridavano: "È là fuori, per strada". Alcuni sono arrivati persino a dire: "Abbiamo visto il diavolo in persona. Lo abbiamo visto, è là". In risposta, la Madonna disse loro: Continuate a pregare, non potete smettere di pregare. Dovete proseguire nel vostro cammino di preghiera. Il 2 aprile, sabato di Alleluia, si è verificato un evento straordinario a Taquari, con più di 2000 persone presenti. Il miracolo del sole ha attirato l'attenzione, quando il sole sembrava pulsare e ruotare nel cielo, cambiando colore senza ferire gli occhi degli osservatori. Questo fenomeno ha portato molti a testimoniare le bellezze infinite preparate da Dio in cielo. Poco prima della messa del pomeriggio, presso l'albero dell'apparizione nella cappella, molti presenti affermarono di avere visioni del cielo che cambiava colore e del sole che danzava, si divideva o si trasformava nella Madonna. Il 1 novembre 1988, durante la preghiera del Santo Rosario nella cappella, Nilda ebbe una visione dell'inferno. Descrive così l'esperienza: "Dopo un momento di distrazione durante la preghiera del Rosario, mi trovai inginocchiata sull'altare e iniziai a vedere la visione del diavolo, circondato da fiamme e persone in mezzo, alzando le mani in segno di disperazione". La Madonna spiegò: Ho permesso questa distrazione affinché potessi vedere cosa fa il diavolo con te, con quelle anime e con la maggior parte dell'umanità, con coloro che non pregano con il cuore, che non hanno la forza di convertirsi, di venire a Gesù. Oggi, il complesso del santuario sorge come un luogo sacro, un rifugio per l'anima in cerca di pace e serenità. Questo santuario, composto da una chiesa, una casa di ritiro e un bosco rigoglioso, rappresenta un luogo di preghiera e di incontro con Dio. Nel bosco, i visitatori possono imbattersi in una grotta che commemora la prima apparizione al giovane Volney, un luogo di profonda spiritualità e riflessione. La presenza di questo luogo sacro invita le persone a immergersi nella preghiera, a cercare la pace interiore e a rinnovare il loro legame con la divinità. I messaggi ricevuti da Nilda Pereira durante le apparizioni sono stati trascritti in un libro, pubblicato con l'approvazione della parrocchia, affinché possano essere condivisi con tutti coloro che cercano la guida e la consolazione della Madonna. Così, il santuario continua a essere un faro di speranza e di fede per tutti coloro che vi si avvicinano, un luogo dove l'anima trova riposo e la mente si apre alla grazia divina.